L'applicazione foto di iOS 18 ti ha un po' spiazzato. In questo video andiamo a fare un po' di chiarezza e soprattutto andiamo a vedere come personalizzare al meglio per le nostre esigenze. Bene amici, allora, applicazione foto di iOS cambiata radicalmente, resa un pochino come dei social, no? A scorrimento. Ma niente paura, si ci fa l'abitudine prima o poi e poi alla fine non è così male, ok? Perché diciamo la sua prima caratteristica è quella di avere un po' tutto sott'occhio. Andiamo a vedere subito l'applicazione e ci catapultiamo ovviamente nell'applicazione foto per andare a vedere come è cambiata e cosa si può fare. Vedete, adesso è rappresentata dal fiorellino, che è il classico fiorellino che noi troviamo su tutti i nostri iPhone da tanto, ormai da tanto tempo. Se clicchiamo lungo sul fiorellino possiamo innanzitutto andare a personalizzare l'aspetto, ok? L'aspetto visivo sulla home. E abbiamo tutti questi tre, ok? 3/4, ovviamente il primo è il fiorellino, per poter visualizzare al meglio. Quindi io vado a scegliere l'ultima, vedete come viene, ok? Viene visualizzata così e viene praticamente visualizzato un primo ricordo. Ok, ci clicco di nuovo e vado di nuovo, ok, a personalizzarmela ulteriormente. Ok, vedete che questa praticamente poi, come sappiamo, se andiamo a fare un tap lungo possiamo andare a spostare, ok, come più ci piace, e come vedete qui un angolino possiamo anche ridimensionare, ok, il nostro preview della nostra applicazione foto. Quindi ok, meglio di così, ok, si muore. Andiamo avanti, riclicchiamo, vedete che è venuta ovviamente ridimensionata giusta e è una caratteristica che abbiamo in questo preview. Andiamo di nuovo così, vedete che ritorna ok così. Se volete fare ritornare fiorellino basta andare sulla prima e la vostra preview diciamo e non esiste più, ma l'applicazione foto ritorna ok come un fiorellino. Andiamo avanti, clicchiamo dentro e andiamo a vedere la prima cosa. Ok, la prima cosa che ci appare è un po' diciamo una piccola confusione, se vogliamo, diciamo la cosa positivamente, ok, non una confusione estrema, però è una confusione diciamo che prima eravamo abituati a vedere la galleria, diciamo le nostre foto tutte sulla riga, ok, scorrevamo da destra a sinistra, era una cosa forse che ormai eravamo abituati da tempo, ma questa come ho detto non è proprio brutta da vedere, solamente che bisogna un po' personalizzarla in base ai propri gusti. Ecco, non ci mettiamo in testa ovviamente di avere una personalizzazione pazzesca, una cosa che sia rivoluzionaria, però intanto possiamo fare qualcosa che ci può aiutare a capire meglio, ok, dove sono finite le nostre foto. Innanzitutto se io vado giù, vedete, se io vado giù, vedete che appare sotto, ok, appare sotto questi tastini qua. Quindi questo tastino qua ci permette di andare in questi filtri, quindi possiamo andare a vedere, okay, prima di tutto possiamo ordinare per data di aggiunta oppure ordinare per data di acquisizione, ok. In più abbiamo questi filtri qua, quindi questi qua li avevamo già visti, ok, un po' nell'anteprima della beta iOS 18, però ci possiamo personalizzare tutte queste cose. Quindi se io voglio che appaiano i preferiti basta che vada a cliccare sui preferiti e penso adesso usciamo, ok, usciamo. Adesso vogliamo vedere se io ovviamente ho toppato ragione, se tiene ovviamente il filtro. Ok, il filtro ragazzi, vediamo, non viene tenuto e questo secondo me è una cosa abbastanza non tanto carina, perché poteva tenere il filtro, ma stiamo calmi, potrebbe essere anche che abbiamo altre opzioni in cui possiamo vedere i preferiti sempre sullo schermo. Comunque questo è un filtro di ricerca e di là non ci scappa. Qui abbiamo invece la possibilità di andare a vedere tutte le foto per anno. Ecco, questo forse a me piace, ok? Come sono messe così a me piace, perché prima l'anno era su e poi venivano tutte le foto in sequenza, quindi invece viene mostrata forse la prima, la più bella, quello che vuoi, però viene ok mostrato, ok, questa anteprima che non è male, ok? Non è male come visione. Poi c'è ovviamente la visualizzazione tramite mesi, quindi abbiamo tutti i mesi di tutti gli anni, è una cosa anche questa bella perché vengono mostrate queste anteprime, forse anche qua si ci capisce un po' di più.
anche i video ovviamente, e poi abbiamo tutte e ritorniamo nella visualizzazione ok che abbiamo visto adesso. Se invece vado sulla X, che succede? Sulla X viene ovviamente, usciamo dalla modalità mese, giorno e tutte e entriamo nella modalità diciamo di scorrimento, ok, andiamo su e giù. Prima di andare avanti andiamo a vedere dove è finita la sincronizzazione con l'iCloud, che io l'ho cercata per giorni e poi ho capito che era dentro il nostro loghetto, ok, dell'Apple ID. Basta cliccare nella nostra faccia, nel nostro quello che abbiamo, e qui compare, adesso è già sincronizzata, ma quando si sincronizza ovviamente appare la solita scritta sincronizzazione in corso, pausa o riprendi e poi la striscietta blu che avanza, quindi ok, qui niente di che. E qua sotto abbiamo altre personalizzazioni, quindi possiamo vedere, non vedere l'attività dei album condivisi, possiamo vedere gli album nascosti e così via, ok, riprodurre ovviamente un video subito quando va in play e così via. E qua sotto abbiamo diciamo queste altre cose che forse per adesso non ci interessano. Mostra contenuti in primo piano, questo praticamente sono tutti filtri per mostrare e non mostrare, ma la cosa che ci interessa a noi più di tutto cos'è? È far chiarezza in tutte queste diciamo in tutte queste parti, in queste sezioni di questa app nuova foto. Innanzitutto qua sopra abbiamo il tasto sempre seleziona, quindi possiamo selezionare le nostre foto, andare sotto ovviamente, andarle a cancellare, andarle a condividere, oppure qua nei tre puntini abbiamo anche questa possibilità di copiare, ok, duplicare eccetera eccetera. Quindi abbiamo funzioni forse che non è che non c'erano, ma erano ovviamente un tasto lungo, invece così possiamo aggiungere a un album contemporaneamente tutte queste foto, quindi diciamo che alla fine forse non è così male. Diamo annulla per annullare ovviamente questa funzione. Qua abbiamo il tasto cerca e qua ovviamente possiamo ovviamente cercare come succedeva una volta, ok, e ci vengono mostrate qua tutte le nostre foto dove ci sono i nostri amici a quattro zampe. Quindi diciamo che la ricerca forse migliorata sotto questo aspetto, secondo me sì. Qua ovviamente si fa fine e si esce dalla ricerca, e qui sotto abbiamo sempre i nostri come dire, tutta la nostra galleria. Innanzitutto inutile dire che la freccia, vedete, indica che praticamente andiamo in questa sezione dove andiamo a vedere tutto il contenuto, ok? Quindi questa diciamo che è una cosa abbastanza intuitiva, c'è una freccia che, vi ricordi, c'è una freccia, quindi vado a vedere tutti i ricordi e poi posso visualizzarli. La cosa importante, ok, è andare in fondo. In fondo questo tasto personalizza cosa ci permette di fare? Innanzitutto ci permette di non vedere, ok, on off delle sezioni che non vogliamo vedere, oppure spostarle, ok? Se io voglio iniziare dal principio, cosa faccio? Vado a mettere in off, ok, io dico le spengo tutte, ok? Ecco, l'unica cosa che non si può fare, quella altro non si può interagire molto, comunque vabbè, lasciamo stare. Qui sopra abbiamo il tasto ripristina per ripristinare la galleria come l'abbiamo vista, ok? Non come l'abbiamo memorizzata, ma come l'abbiamo vista in origine. Qui andiamo a fare X e vedete che sotto non c'è più punto bazzo, non c'è più niente di niente. Come possiamo fare adesso? Allora io rivado dentro le personalizzazioni e a questo punto accendo le cose che mi servono, ok? Per dire, a me mi servono i giorni recenti, sì, mi servono, gli album mi servono, diciamo la posizione non mi serve, le raccolte non mi servono, i viaggi non mi servono. Io faccio vedere più o meno così, è un esempio, poi ovviamente non è che non mi servono, ma vi faccio vedere come apparirà. E metto le foto in primo piano, metto altro e metto album condivisi. Ok, finisce qua. Ora posso spostare l'ordine. Se io voglio, ok, vedere le foto in primo piano subito all'inizio di questo scorrimento, chiamiamolo così, prendo queste tre lineette, vedete? Le prendo e le trascino su. Abbiamo anche un feedback, ok, fa. Ok, andiamo su X
E cosa succede? Vedete, abbiamo praticamente messo un po' d'ordine in questa cozzaglia di foto, però non è che, cioè, l'ordine l'ho fatto, ma la personalizzazione, vedete, non è estrema, Anche perché non è estrema, anche perché in altro, vedete, qua abbiamo le cose che forse per iOS sono le più importanti, dove c'erano prima, ok? Dove c'erano prima gli elementi cancellati di recente, i duplicati, eccetera. Cioè, questi erano quelli che all'inizio, diciamo, nella vecchia applicazione foto erano messi lì in evidenza. Se io vado su altro, compare tutta un'altra serie, ok, di cose che posso visualizzare. Quindi se voglio visualizzare tutti i codici QR, vado a cliccare qui, vedete, e mi fa vedere tutti i codici QR. A questo punto io posso anche andare a cancellare i codici QR che non mi servono, selezionandoli, ok, la stessa maniera come abbiamo visto sempre abituati a fare. Oppure posso avere qui un ulteriore, diciamo, ulteriori comandi, quindi posso condividere, posso copiare, eccetera, eccetera, cercare, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo forse qui una la possibilità di andare a cercare le cose a fondo. Ma la cosa bella secondo me è questa: se io clicco nel codice QR, ok, e ci clicco sopra, qua vedete dove è il solito tastino che ci fa leggere le cose, ok, possiamo andare a vedere il link. Ok, questa è una cosa secondo me carina. Io non so adesso cosa ha fatto qua, aspettate che forse il link, sì, no, la data preso, ok, vedete, e questo posso aprire in Instagram, vedete che posso andare a vedere praticamente il QR dove porta. Una cosa secondo me molto molto simpatica e carina. Aprire il Safari, copiare il link, e questa funzione mi è piaciuta molto, perché sul QR io posso agire in questa maniera. Ok, faccio X, ritorno qua e cosa posso fare? Posso andare a vedere altre cose, posso anche, vabbè, qui ci sono i soliti che abbiamo visto, posso andare a vedere scrittura a mano, posso andare a scrivere a mano, visualizzazioni, visualità di recente, quindi posso andare anche qua a fare questo. Cioè qui ho altre funzioni che forse per gli sviluppatori di iOS sono un pochino, come dire, non tanto proprio importanti. Ecco, la cosa che non posso fare ovviamente è spostare questi tab, queste schede, vedete, non posso spostare l'ordine, questo vabbè, ce ne possiamo fare una ragione. Quindi avete visto che la personalizzazione di l'applicazione foto di iOS non è così brutta. Poi, a parte che vado dentro una foto e ho più o meno le stesse cose, lo scorrimento destra e sinistra col dito, posso andare ovviamente a cliccare su una foto per andare a prendere quella giusta, posso andare a condividere. Ecco, è cambiato forse questo è per editare, che poi magari lo vedremo in un secondo momento, quindi diciamo che l'applicazione foto non è proprio cambiata in peggio, ok? Quindi provate un po' a smanettarci, come dico sempre, sperimentate, andate dentro, provate, mettete un po' le cose che vi servono, non ci arrendiamo subito alle novità, ecco, anche se sembrano ogni tanto delle cose non fatte proprio, come dire, a regola d'arte, ma è solo questione di abitudini, ok? Quando cambia un software è solo questione di abitudini. Bene ragazzi, se vi è piaciuto questo video condividetelo con i vostri amici, arriviamo a 5.000 almeno a Natale, ragazzi, a Natale, regalo di Natale per Gennaro, 5.000 iscritti. E poi se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. E con lo studio abbastanza rinnovato, vedete che bello, forse vi piace di più, vi saluto e vi do un abbraccio.